Sei stupida. Cioè, questo dovrebbe essere l'ingresso della tomba dei giganti. Se quello è un cancello, lo abbatto, giuro. È successo quello che sempre il muto. Ho schiantato il drone contro un albero. Cioè, se non sei una cosa monumentale, inizio a strillare, eh. Buongiorno. Oggi... Oggi tappa di trasferimento dal campeggio dove ho alloggiato per 3-4 notti a un B&B a Orgosolo. Ho fatto già una ventina di chilometri sulla strada statale 125 e subito una deviazione che non avevo capito fosse sterrata. Oggi sono carico, come potete immaginare, visto che sto portando via tutti i bagagli. Ok, anche oggi ci divertiamo, molto contento. Guardate dove sto. Poi ritornerò sulla SS 125, che mi pare di capire tra l'altro che sia una delle strade più famose in Sardegna, soprattutto tra i motociclisti, e percorrerò il tratto che costeggia il parco di Rosei, quindi sostanzialmente da Tortolì a Dorgali. All'altezza di Dorgali uscirò un attimo per andare a dare un'occhiata a Calagonone, poi breve retromarcia per ritornare sulla 125. Vedo di nuovo sterrato, vai, e si punta verso l'entroterra. Nei piani c'era anche di arrivare su Supramonte, salvo poi controllare ieri per fortuna com'è effettivamente la strada, che diciamo ve la descrivo così: prendete un bambino di 9 mesi, mettetegli una penna in mano, dategli un foglio di carta e dopo 10 minuti che l'avete lasciato così, quello che viene fuori è il tracciato di strada. Tra l'altro poi gli ultimi pezzi sono proprio sterrati e con lo strapiombo. Vabbè, insomma, non è che qui non ci sia lo strapiombo, però insomma una roba da Sherpa e insomma, da Himalaya praticamente. Quindi no, non con la motocarica, senza dubbio. Sono avventuroso ma non scemo. Adesso capisco perché il navigatore non era tanto contento che gli dicevo di fare questa deviazione, a parte vabbè, per lo sterrato, ma anche perché si scende di 500 metri. Di Reccia. Sterratino tranquillo, sempre sabbiosetto, Occhi e croci, direi che il navigatore non aveva nulla in contrario col dislivello eccessivo, ma era proprio un discorso di strada. Vabbè, finché è così, parte la sabbietta. Parlato troppo presto. Tra l'altro io chiacchiero, mi sono pure dovuto rifare un pezzo indietro. È stata bruttissima perché ho saltato le tombe dei giganti. Sono qui? Non sembra esattamente quello che ti aspetti. Andiamo a vedere. Niente, avevo completamente sbagliato la strada. Ci volesse una scienza a rendersene conto di questo com'è qui. Sabbietta, sabbietta, sabbietta. Eccoci qui. Dovrebbe essere lì. Se non sei una cosa monumentale inizio a strillare, Il nome tomba dei giganti è un po' inquietante. Poi uno vede il cancello così
e sembra che uno di questi giganti, che poi è plurale, quindi dovrebbe essere pure più di uno, sia fuggito nella notte, che da un lato dovrebbe essere anche una cosa buona, perché se è fuggito non ci sta. C'è qualcosa che non mi quadra. Cioè, questo dovrebbe essere l'ingresso della tomba dei giganti. Ma cioè, fosse anche questo, no? Mi sa che devo leggere un po' meglio il significato di questa definizione giganti, eh? Vabbè. Belle montagne intorno però. Ok, riprendiamo lo sterrato di prima, dopo questa mezza fregatura della tomba dei giganti. Speriamo di non doverci rigirare, perché ho dato una controllata, ci sono quasi 500 metri da risalire in circa 5 km di strada, quindi insomma una pendenza media tutt'altro che banale, soprattutto se è così sabbiosetto a fondo. C'è da ridere con la motocarica, a noi ci si prova, poi al massimo ci rigiriamo. Tanto se oggi devo rimettere la cavalcata delle Valchirie con musica sottofondo, tanto ho preso tipo un piccione in un occhio. Bimba, dai che venerdì fai tagliando una bella controllata, poi tanto dopo andiamo in Corsica e lì non ci sono le montagne. Ecco, questo pezzo in piano non mi piace per nulla, perché più pianura c'è, più salita c'è dopo, anche perché noi lassù dobbiamo arrivare. Allora dicevo, tappa di trasferimento 150 km facili. Eccoci con la salita, sinistra. Qui io non mi abituerò mai alla sabbia in montagna, è proprio più forte di me. Scusate se non inquadro tanto in giro, ma c'ho un attimo una pratica qui da sistemare. Risalita, vai. Mamma mia, sotto cos'è? Così, peso indietro. Grande. Temperatura com'è? Ancora ok. Dai, così. Dai, così. Madonna quanto te voglio bene. E andiamo. Che bello fare questi tornanti da fermo in piedi. Mamma mia, che mi serve la palestra a me?
dovrebbe essere il penultimo tornante. Vediamo se c'è un bel po' di panorama qui. Yeah. Spettacolo, guarda dove sto. Oddio. Gran mazzo, ma ne valeva pena, eh? Mamma mia, spettacolo. Ieri sera, prima di andare a dormire, mi sono messo a fare un po' di controllini, bulloneria varia, mozzo della ruota, cioè asse della ruota, insomma, e pressione gomme. L'ho trovata appena sgonfiette, stavo per gonfiarle, poi non so, una vocina mi ha detto ma lasciale così, che magari quell'1 o 2 punti di atmosfera in meno possono tornare utili, ecco. Se quello è un cancello, io mi taglio le vene, eh? Lo abbatto, giuro. Non vi inventate di farmi tornare indietro perché faccio un casino. Vai dai. Che meraviglia, che quanta bellezza. Allora, ho lasciato poco la SS125 e sto scendendo giù a Calagonone, e a parte, ragazzi, l'ultimo pezzo dell'SS125 che passa
proprio in mezzo alle montagne, all'altezza della gola di Gorroppo, se non sbaglio si chiama, una roba fotonica, strada veramente cosmica, senza dubbio il pezzo più bello della 125 visto finora. C'erano due con la BMW GS dietro di me, andavamo tutti e tre molto tranquilli, insomma, avevo passeggiata, mi avranno preso per scemo perché ho fatto tutto il pezzo finale, gli ultimi 10-15 km in piedi, ballando, perché c'era la musica a manetta che loro ovviamente non potevano sentire da dietro. Un pazzo giro per le strade della Sardegna. È carino, dai, non è il tipo di cose che interessa particolarmente a me, anche se devo dire un pranzetto, una cenetta in uno di questi chioschettini, ristorantini sul mare l'apprezzo molto anch'io. Now I said too much. I thought that I heard to nothing. Thought that I heard to see. Insomma, alla fine è successo quello che ho sempre temuto, ho schiantato il drone contro un albero. Non ci posso credere, stavo riprendendo e stavo facendo un pezzo in retromarcia per riprendere ad allontanarmi, perché comunque è molto grande, molto bello, e a un certo punto ho visto l'immagine Cappotazzi. Solo io l'avevo perso di vista come un deficiente, quello che penso sempre che non dovrei fare, ma quando va a una certa distanza è impossibile. Poi oggi è nuvolosetto, il drone è grigio, il cielo è grigio, a 30 metri già non lo vedi più. La botta di sedere è che è caduto su un albero che era a 20 metri da me e si è anche incastrato con le eliche e non è neanche caduto a terra, quindi sostanzialmente adesso poi lo controllerò meglio stasera, ma non si è fatto nulla. È bello che oggi mi sentivo anche particolarmente sciolto nel mandarlo, l'ho fatto arrivare a quasi 400 metri, che per me è come averlo lanciato dentro al cratere del vulcano. Invece no, l'ho solo lanciato contro un albero. Mi spiace che è un po' nuvolosetto e non si vede bene, anche perché le stesse montagne sono un po' sul grigetto, ma dal vivo, ragazzi, è una roba spettacolare.